80 Copilot, e non mi riferisco a una hit parade dei Duran Duran, ma Microsoft ha 80 Copilot, e questo non è un numero ufficiale, non esiste, li ho contati io uno ad uno, sono prodotti o esperienze che vengono chiamati ufficialmente Copilot nella documentazione Microsoft, per cui niente singoli feature, e ho escluso completamente gli agenti. 80, la lista completa in descrizione, così la puoi controllare con calma. Quindi se hai avuto la sensazione che Copilot fosse qualcosa di diverso dagli altri strumenti di AI generativa, lo capisco, ed è effettivamente così, perché il marketing non ha il rigore che noi tecnici pretendiamo, ma se vuoi governare le AI in azienda non puoi farti bastare un nome o una descrizione commerciale. Ora immagina, devi presentare il piano di adozione Copilot al tuo management, apri la documentazione Microsoft e trovi Copilot in Word, Copilot in Excel, Copilot in Teams, Microsoft 365 Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot, e poi ancora Copilot in Windows, GitHub Copilot, Security Copilot. Stesso nome, prodotti diversi, licenze diverse, confini un po' sfumati. E la domanda che ricevo più spesso è proprio questa: ma dove finisce uno e inizia l'altro? E quali servono davvero alla mia azienda? Il problema è che se ti affidi solo ai nomi ti perdi nel labirinto. La risposta invece sta nel capire l'architettura che sta dietro a questi nomi per trovare in qualche modo la chiave di lettura giusta per oggi, ma anche per il prossimo futuro. Io sono Mario Fontana, 26 anni in Microsoft come Solution Architect, e questo è Io il mio Copilot. Pensa alla tua azienda come a una biblioteca. Sugli scaffali ci sono i tuoi dati, i file in SharePoint, le mail, le chat in Teams, i documenti di OneDrive, tutto. E in questa immensa biblioteca ti serve qualcuno però che sappia leggere i tuoi libri e darti la risposta giusta al momento giusto. E quel qualcuno è il bibliotecario, è Copilot. È colui che ascolta la tua domanda, è colui che va sugli scaffali, prende i tuoi file, le tue chat, le tue mail, è lui che ti estrae le informazioni, ma è sempre lui che ti dice no se provi ad aprire lo scaffale dei volumi riservati senza avere le credenziali giuste. Bene, ma se tutti i Copilot si chiamano Copilot, in cosa sono veramente diversi? La formazione è la stessa, cioè tutti i bibliotecari hanno studiato sugli stessi manuali, che nel nostro caso è l'LLM, il modello linguistico. E infatti quasi sempre nei diversi Copilot il modello è esattamente lo stesso. Ma la formazione generale non basta per il tuo lavoro. Ad esempio, il Copilot gratuito nel browser Edge o sul cellulare è come un bibliotecario appena laureato, ha studiato gli stessi manuali, sa il mestiere, ma non ha mai messo piedi nella tua biblioteca, non conosce i tuoi scaffali, non ha mai letto i tuoi libri. Quelli con la licenza invece hanno le chiavi di una biblioteca specifica. Per qualcuno quella biblioteca è il tuo codice, per altri sono le minacce alla tua azienda, per altri ancora, e ci arriviamo, sono i tuoi dati aziendali. Sono quindi dei bibliotecari, dei Copilot specializzati. Ora, fatta chiarezza su questo punto, credo inizi a capire perché ne esistono 80. Microsoft ha specializzato 80 bibliotecari diversi, alcuni per il consumatore, alcuni per lo sviluppo, alcuni per la sicurezza e circa la metà per la tua produttività. Quindi 4 famiglie, 80 bibliotecari, la maggior parte dei quali lavora dentro la tua azienda, la tua biblioteca. A questo punto il punto cruciale è un po' capire quale bibliotecario o bibliotecari servono veramente alla tua azienda. Ora sai che il confine tra un Copilot e l'altro non è il nome, è la biblioteca, sono i tuoi dati. Noi entriamo in quella che probabilmente ti interessa di più, la produttività. Quindi la domanda ora diventa: cos'è davvero Copilot in Microsoft 365? Partiamo dalle basi, cosa c'è sotto? Alla base Microsoft 365 Copilot è un assistente AI che ragiona con un modello linguistico, un LLM. Quasi sempre l'ultima versione di GPT, ma come sai Microsoft ha introdotto e sta introducendo anche Claude come opzione. Ma non si ferma lì, costruisce le risposte leggendo i tuoi dati Microsoft 365 in tempo reale, le mail, i file, il chat, il calendario, tutto quello che passa per il cosiddetto Microsoft Graph e i connettori eventuali per fonti esterne. C'è però una distinzione fondamentale, perché i tuoi dati non sono dentro il modello, non fanno parte dei dati di training, e per fortuna vengono recuperati dal tuo tenant al momento della domanda, quindi Copilot non sa i tuoi dati, li legge quando gli chiedi qualcosa. Ora che sai cosa c'è sotto il cofano,
Ti potresti domandare, ma se il motore è uno, perché ci sono tanti Copilot dentro Microsoft 365? Copilot in Word, in Excel, Copilot Notebooks, Copilot Search, Copilot Planner, Copilot Cowork e così via. Perché ogni applicazione in Microsoft 365 è uno scenario diverso, con dati, strumenti, capacità diverse. E questo rappresenta la specializzazione di Copilot. Copilot in Word, ad esempio, sa scrivere, è specializzato per lavorare su documenti di testo, sa riscrivere, riepilogare documenti, sa come gestire la scrittura. Copilot in Excel invece ha una diversa specializzazione, ragiona su tabelle, formule, è il mago dei numeri, delle analisi, delle visualizzazioni. Certo, sa anche scrivere, ma è più forte con i numeri, è appunto specializzato. E se ci pensi questo è naturale, perché un contabile sa scrivere in italiano, certo, ma non ti rivolge a lui per scrivere una poesia. Copilot in Teams invece è specializzato nel riassumere riunioni e chat. Copilot in Outlook gestisce la tua posta sapendo cosa hai nel calendario, sapendo come gestire il tempo e così via. Quindi non sono prodotti separati, sono bibliotecari diversi con delle specializzazioni diverse, ma che operano nella stessa biblioteca. Ecco perché degli 80 Copilot di cui ti parlavo all'inizio, 38 vivono qui, dentro Microsoft 365, perché ogni applicazione, ogni esperienza dentro Microsoft 365, Pages, Notebook, Search, Planner, è lo stesso LLM con una specializzazione diversa, quindi System Prompt, Grounding, quindi i tuoi dati, Tools e tra un po' anche gli skill. Microsoft li chiama appunto Copilot più nome dell'app, ad esempio Copilot Search, oppure Copilot in più nome dell'app, ad esempio Copilot in Word, Copilot in Excel. E qui chiudiamo il cerchio sulla licenza, perché quando poi presenti il tuo piano al management, questa è la prima cosa che ti chiederanno e per loro è sicuramente la parte più importante. Tutto quello che ti ho descritto, i bibliotecari dentro le tue applicazioni con l'accesso agli scaffali del tuo tenant, fortunatamente richiedono una sola licenza, Microsoft 365 Copilot. Poi ci sono le eccezioni, c'è il pay as you go, ci sono gli agenti autonomi, c'è il fair use, ma qui voglio darti la regola, le eccezioni le vediamo un'altra volta. Ma c'è una particolarità importante, perché Microsoft tra questi Copilot ha voluto che ogni utente Microsoft 365 avesse comunque un punto di accesso all'AI generativa protetto dall'azienda, indipendentemente però dalla licenza. Per questo esiste il Copilot Chat o la Copilot Chat, un Copilot che è già incluso nella tua sottoscrizione Microsoft 365 senza costi aggiuntivi. Certo, non pesca in automatico dagli scaffali del tuo tenant, ma se gli dai un file, un Word, un Excel, un PDF tuoi, della tua azienda, del tuo lavoro, lo legge e in più ovviamente è anche in grado di cercare sul web. Un dettaglio importante è che il Copilot Chat ha la stessa protezione del Copilot con licenza quando carichi i tuoi documenti o quando fai delle ricerche, per cui niente più copia e incolla di dati riservati in ChatGPT o altri LLM esterni senza il controllo dell'IT. Quindi qui hai AI generativa in sicurezza dentro il perimetro di Microsoft 365. E se i tuoi utenti non lo vedono, chiedi al tuo IT di attivarlo, perché in Microsoft 365 sono sempre gli amministratori a decidere chi accede a cosa. E dillo un po' come il bibliotecario che risponde all'ingresso della tua biblioteca, non ha le chiavi dei tuoi scaffali, come abbiamo detto prima, ma è dentro il perimetro aziendale. Ma c'è un limite, o meglio c'era un limite. Eh sì, perché fino a poco tempo fa ogni esperienza delle chat viveva spesso abbastanza isolata. Era come avere tanti bibliotecari bravissimi nel loro campo, ma che non si parlavano tra di loro. Quindi un utente chiedeva a Copilot in PowerPoint di preparare una presentazione, ma non sapeva nulla della riunione avuta un'ora prima dentro Teams. E questo era un po' limitante. La risposta a questo problema è avvenuta con la presentazione della Wave 3 di Copilot e sto parlando di WorkIQ. WorkIQ non è un modello AI, WorkIQ è il livello di intelligenza che mette in relazione i modelli usati da Copilot e dai tuoi agenti con i tuoi dati e il tuo contesto. È ciò che rende quel modello generico il tuo modello, indipendentemente da dove lo stai utilizzando. E questo come avviene? Tramite 3 strati. Il primo strato sono i dati, i tuoi scaffali, i file, le mail, le riunioni, le chat, i dati di Microsoft 365 accessibili tramite Graph nel rispetto dei permessi, più gli scaffali esterni, i tuoi sistemi di business, CRM, ERP, tramite magari MCP tools o estensioni di Copilot. E presto, tra l'altro,
anche Dynamics 365 e Power Apps. Secondo strato, il contesto, cioè la memoria del bibliotecario, contribuisce a una comprensione più profonda dei tuoi contenuti nel tempo. È un po' una memoria che apprende di volta in volta le tue preferenze, il tuo modo di lavorare, mantiene un po' una continuità tra una sessione e l'altra, tra una chat e l'altra. E in più ha il cosiddetto business understanding, perché in Dataverse, ad esempio, con ontologie e glossari puoi specificare i tuoi concetti, la tua terminologia aziendale. Quindi in pratica il bibliotecario non solo sa dove sono i tuoi libri, ma ricorda cosa hai cercato ieri e conosce anche il tuo gergo del settore. Terzo strato sono gli skill e i tool, cioè i ferri del mestiere, dove modelli, skill e strumenti vengono un po' orchestrati insieme per trasformare il contesto in azioni concrete. Infatti skill e strumenti che possono includere azioni verso i tuoi sistemi di business fuori da Microsoft 365, e questo estende ciò che Copilot e gli agenti di Copilot possono effettivamente fare. Quindi non siamo relegati solo all'ambito di Microsoft 365, ma possiamo anche uscire. Facciamo un esempio concreto. Stai preparando una presentazione in PowerPoint per un cliente. Copilot in PowerPoint sa già come costruire le slide, la struttura visiva, il ritmo della presentazione. È la sua specializzazione, ricordi? Ecco, WorkIQ aggiunge un'intelligenza contestuale, aggiunge valore alla specializzazione, perché il layer data recupera i documenti di offerta da SharePoint o le email con i feedback da Outlook. Il layer di contesto sa che ieri in Teams hai discusso di requisiti con il team e collega il tutto, non devi spiegargli la rilevanza. E il layer skills e tool orchestra un po' la specializzazione e contesto insieme, trasforma insomma quei contenuti in slide vere e proprie. Quindi un contesto che si mantiene, non una conversazione usa e getta. Ti ricordo invece com'era prima di WorkIQ. In Copilot in PowerPoint era sì l'esperto di presentazioni, ma non conosceva le informazioni rilevanti per il task che gli stavi assegnando, quindi avresti dovuto cercare tu le informazioni e il contesto corretto, più aggiornato, e fornirle a Copilot ogni volta. Ricapitolando, quindi Copilot più app è la specializzazione che vedi, WorkIQ è il collante che non vedi. Ma tutto questo è teoria o è già realtà? Beh, è già realtà e ha un nome e una data precisa. Si chiama Wave 3 di Microsoft 365 Copilot. L'annuncio è stato fatto il 9 marzo del 2026. WorkIQ, abbiamo visto, è il collante che non vedi. Wave 3 è l'aggiornamento che lo rende disponibile. E la novità più concreta, dove puoi toccare con mano WorkIQ, si chiama sicuramente Copilot Cowork, è disponibile nel Frontier Program da fine marzo 2026. Ricordi i bibliotecari specializzati? Uno per Word, uno per Excel, uno per Teams, ognuno nel suo campo. Work è un nuovo bibliotecario, ma la sua specializzazione in questo caso non è un'app, è più il coordinamento. Gli altri ti aiutano dentro le app, lui lavora tra le diverse applicazioni. Scrivi un prompt in linguaggio naturale, ogni lunedì gestisci le fatture sopra i 5.000 euro. E Cowork, tramite i 3 strati di WorkIQ, Data, Context, Skill e Tools, gestisce tutto insieme, tutto nel tempo. Ora, se vuoi vedere Cowork in azione, scenari reali, prompt completi, come funziona sotto il cofano, ho dedicato un episodio intero, card qui sopra, link in descrizione. Ma Cowork non è l'unica novità della Wave 3. Hai visto cosa fa il bibliotecario quando coordina, ma la stessa evoluzione è entrata anche dentro le singole applicazioni. In Word, ad esempio, ricerca le fonti, struttura il testo, cita i riferimenti e ti chiede conferma prima di procedere. In Excel invece analizza meglio i dati, propone delle formule, costruisce delle visualizzazioni, ti propone diverse tipologie di grafici. In PowerPoint invece crea presentazioni complete partendo dal contesto delle tue riunioni, dei tuoi file. In Outlook gestisce la posta con molta più consapevolezza del tuo calendario, del tuo tempo, delle tue priorità, delle tue persone. Quindi 4 applicazioni per ora. Word ed Excel sono già disponibili, PowerPoint e Outlook sono in rollout graduale. Qui però serve una precisazione importante, perché durante la preview Microsoft aveva chiamato queste capacità Agent Mode. Poi si è capito che non è una modalità separata, è semplicemente quello che Copilot fa adesso.
cioè non c'è un interruttore da accendere. L'intelligenza agentica è integrata ormai nell'esperienza di Copilot, quindi il bibliotecario non ha una modalità avanzata, semplicemente è cresciuto, la sua specializzazione si è evoluta. Ora la domanda è: cosa devi fare tu per sfruttare tutto questo? Più il bibliotecario è potente, più la qualità della tua biblioteca però conta. Se sugli scaffali c'è molto disordine, dati vecchi, permessi errati, il bibliotecario sicuramente fa fatica. Ma dall'altro non devi avere la biblioteca perfetta prima di farlo entrare. 5 aree da presidiare, una per ogni strato di WorkIQ, più gli strumenti di governance che tengono un po' tutto in piedi. Ma non prima di partire, mentre parti. Primo, permessi. Copilot vede tutto ciò che l'utente vede. Permessi troppo aperti uguale risposte con dati non previsti. In questo caso SharePoint Advanced Management, che è incluso nella licenza Copilot, ti mostra i report di oversharing e ti aiuta a correggere le problematiche. In più c'è la Restricted SharePoint Search, che di fatto è una whitelist di siti. All'inizio Copilot accede solo ai portali che hai verificato, poi allarghi man mano. Adozione e sicurezza a braccetto. Secondo, Dataverse. Ricordi, abbiamo parlato del business understanding. Copilot non sa cosa intendi per cliente attivo o progetto in fase 2 se non glielo definisci. Quindi il mio consiglio qui è mappa in Dataverse 10-15 termini che generano più ambiguità. Non serve mappare tutto, parti dai concetti che i tuoi utenti citano ogni giorno. Però qui una nota pratica, perché il Dataverse ha capacità e licensing dedicate, quindi verifica con il tuo partner o col tuo account Microsoft prima di dimensionare questo aspetto. Terzo, sensitivity labels. Microsoft Purview classifica e protegge i dati anche mentre Copilot è attivo. Parti dai documenti ad alto impatto, contratti, dati finanziari, HR, cedolini. Purview può tra l'altro anche applicare le label in automatico se gli specifichi le policy e le regole con cui applicarle. Attenzione però, perché le label sui siti SharePoint non si propagano ai file all'interno, quindi applica sempre le etichette ai file, non solo ai siti. Quarto, monitoraggio. Quindi Copilot Dashboard in Viva Insight. Chi usa Copilot, come, quanto, è il tuo radar per vedere cosa succede e come intervenire in tempo. Quinto ed ultimo, la governance, perché l'accesso a WorkIQ è governato centralmente dal Microsoft 365 Admin Center e adesso è affiancato anche dal control plane di Agent 365. Mentre Copilot Studio ti serve invece a integrare e configurare gli strumenti dentro gli agenti. Questa è una differenza importante. E il punto è questo, che non devi risolvere tutto prima di adottare Copilot. Lo adotti mentre migliori la tua biblioteca. Questo è, a mio avviso, il messaggio principale di questo video. Purview, SharePoint Advanced Management e Copilot Dashboard sono tutti strumenti progettati per un'adozione graduale e sicura. E se vuoi un episodio dedicato a questo percorso, quindi strumenti, sequenza, priorità, scrivimelo nei commenti. E questo che impatto ha in una PMI? A revisione permessi, una giornata, un piano fatto bene sul Dataverse iniziale 2-3 giorni, sensitivity labels di base anche qui altri 2-3 giorni. Questo è, a mio avviso, un investimento realistico di un team IT di 1-2 persone. Oppure affidati a un partner Microsoft certificato per un assessment rapido, ma soprattutto per definire un piano di adozione con le giuste priorità per la tua azienda. E infine una nota importante, perché WorkIQ non richiede una licenza aggiuntiva, è parte integrante di Microsoft 365 Copilot. Bene, siamo arrivati fino a qui e spero di averti dato una chiave di lettura per muoverti nel mondo Copilot, ma adesso dobbiamo essere realisti. Parliamo di cosa può andare storto. Sono due gli errori che vedo spesso, molto spesso. Sono due trappole in cui cascano anche diversi professionisti IT esperti. Primo errore: confondere la Copilot Chat con Microsoft 365 Copilot. Ricordi il bibliotecario all'ingresso? Copilot Chat è già incluso nella tua licenza Microsoft 365 e funziona, è protetto, è nel perimetro aziendale e sa ragionare. Ma
non ha l'accesso ai tuoi dati Microsoft 365, non legge le tue mail, non accede ai tuoi file su SharePoint, non conosce le tue riunioni in Teams, ma gli puoi passare i tuoi file di lavoro. Microsoft 365 Copilot, quello con la licenza, invece è il bibliotecario che entra nella tua biblioteca, legge i tuoi dati, collega il contesto e agisce con i tuoi strumenti. Quindi qual è il rischio che vedo? Qual è l'errore classico che noto? Management spesso ti dice: ma perché dobbiamo comprare una licenza se abbiamo già Copilot? E guarda, tecnicamente ha ragione, ma sta parlando del bibliotecario all'ingresso, non in quello dentro la biblioteca. Però questo non significa che Copilot Chat sia il fratello minore, sia il brutto anatroccolo. Al contrario, Copilot Chat è un asset strategico che troppo spesso però viene sottovalutato, perché permette a tutti i tuoi utenti di iniziare a lavorare con l'AI generativa da subito, in sicurezza, dentro il perimetro di Microsoft 365, e quindi chiude la porta alle problematiche di Shadow AI, l'uso di AI generativa fuori dal controllo aziendale, perché ormai è dimostrato che se non dai ai tuoi utenti uno strumento protetto, lo cercano fuori, copiano i dati sensibili su chat esterne senza neanche magari rendersene conto. Quindi Copilot Chat chiude quella porta e ti permette di partire con un programma di formazione per l'intera organizzazione, quindi nessuno resta indietro, non ci sono utenti di serie A e utenti di serie B, utenti che hanno accesso alle novità e quelli no. L'unica attenzione ovviamente è che alcune funzionalità sono riservate a chi ha la licenza. Nella formazione chiarisci bene il perimetro. Quindi il mio consiglio pratico qui è: quando presenti il piano non partire dal nome, parti dalle differenze. Chat è il punto di partenza per tutti, sicuro, protetto, immediato. La licenza è il salto dentro la biblioteca, dentro i dati. Il secondo errore è: aspetto che sia maturo, aspetto che Copilot funzioni in modo diverso. Però chi aspetta, dal mio punto di vista, non sta evitando un rischio, sta accumulando un debito di adozione, perché i competitor interni, cioè altri dipartimenti oppure altre aziende del tuo settore, stanno già costruendo delle competenze con l'AI generativa. E ricorda che più usi Copilot, più il bibliotecario impara. Il semantic index, il context migliorano con l'uso. Quindi aspettare significa partire svantaggiati rispetto a chi ha iniziato prima. E in questo caso il mio consiglio è: lancia un pilota con il 5-10% degli utenti su un dipartimento specifico, misura per 90 giorni con Copilot Dashboard, finisci dei KPI, definisci che cosa vuoi ottenere come risultato e quali sono i KPI di riferimento, poi decidi sull'estensione. Il messaggio qui è che non serve il Big Bang, serve iniziare. All'inizio avevi 80 Copilot e un po' di confusione. Adesso hai la risposta. Non sono nomi diversi per la stessa cosa. Sono bibliotecari diversi in biblioteche diverse, quindi che lavorano con competenze e spesso con dati anche diversi. E quelli che lavorano nella tua biblioteca dentro Microsoft 365 sono l'architettura che devi imparare, perché i nomi cambieranno, i brand si rinnoveranno, ma questa struttura, questa logica dietro le quinte resta. Quindi 80 Copilot prima erano il problema, adesso rappresentano la tua mappa. Sai che non contano i nomi, conta la struttura, e soprattutto sai che non devi aspettare che sia tutto perfetto, devi iniziare. E se vuoi vedere questa architettura in azione, guarda l'episodio precedente su Copilot Cowork. Quindi lunedì mattina apri Copilot, non per provarlo, per governarlo.